Antonio, Ottaviano e Lepido avevano costituito il Triumvirato, una nuova magistratura che a tutti gli effetti era una dittatura condotta da 3 persone. Appena istituita la nuova magistratura, i triumviri procedettero a stilare una lista di proscritti fra i cesaricidi ed i loro simpatizzanti. Tuttavia alla lista furono aggiunte anche persone non propriamente coinvolte nel cesaricidio, poiché se da un lato la lista doveva servire come vendetta per l'uccisione di Cesare, dall'altra servì come mezzo per appropriarsi delle risorse di abbienti cittadini con le quali finanziare gli enormi costi della guerra. Terminata la raccolta dei fondi tra i proscritti, i triumviri si trovarono mancanti di 200 milioni di dracme, così procedettero ad imporre un prestito forzato del 2% sul patrimonio dei cittadini con un reddito superiore alle 100.000 dracme nei loro confronti. Bruto e Cassio, dal canto loro, stavano radunando un potente esercito presso l'Isimacheia, e i triumviri non potevano permettere ad una tale forza di agire indisturbata, così mobilitarono gli eserciti per affrontarla. Antonio ed Ottaviano sbarcarono in Epiro con 28 legioni e ne inviarono 8 con a capo Norbano ed Ecidio in Macedonia per prendere contatto con i nemici. I due marciarono fino alla Tracia, occupando i passi montuosi dopo la città di Filippi. Tuttavia furono abilmente contrastati dall'esercito di Cassio, che riuscì a riconquistare i passi e far ritirare i cesariani fino ad Anfipoli. I cesaricidi occuparono prontamente la posizione sopraelevata su cui sorgeva la città di Filippi, fortificandola. Essi lasciarono libera da fortificazioni solamente la palude che collegava il colle di Filippi al mare. Nei loro piani avrebbero dovuto sfruttare la loro migliore situazione logistica per affamare l'esercito cesariano, che non poteva approvvigionare efficacemente i propri uomini per via della superiorità navale degli avversari. Fu così che Antonio arrivò col grosso dell'esercito comprendente 11 legioni ed ordinò di porre il campo fortificato a soli 2 chilometri da quello avversario. L'esercito cesariano era schierato con le truppe di Antonio sulla destra, mentre quelle di Ottaviano sulla sinistra. I cesaricidi, da parte loro, vedevano le truppe di Cassio sulla sinistra e quelle di Bruto sulla destra. Entrambi gli eserciti erano composti da circa 100.000 uomini, con i cesariani che potevano però schierare 33.000 cavalieri, mentre i cesaricidi solamente 17.000. Il primo pensiero di Antonio fu quello di minacciare le retrovie degli avversari e così predispose un piano. Ogni giorno fece uscire il proprio esercito come per voler dare battaglia, mentre segretamente alcuni reparti costruivano un sentiero fortificato attraverso la palude tra Filippi e il mare. L'impresa durò 10 giorni ed alla fine Cassio, accortosi dello stratagemma di Antonio, predispose la costruzione di una controfortificazione trasversale a quella che Antonio stava costruendo nella palude. Si era giunti al 3 ottobre del 42 a.C., quando Antonio inviò tutto il proprio esercito contro quello di Cassio, per impedire che questi tagliasse fuori i propri reparti a guardia del sentiero. L'attacco generò la reazione dell'esercito di Bruto, che reagì attaccando i reparti di Ottaviano, che presi alla sprovvista ben presto si ritirarono. Tutto questo mentre l'attacco di Antonio otteneva un sorprendente successo, costringendo le truppe di Cassio alla fuga. Nessuno dei due eserciti era però riuscito a dare il colpo di grazia all'avversario e nei giorni seguenti poterono entrambi riorganizzarsi. Va detto che durante la battaglia Cassio, vedendo i suoi reparti cedere e non capendo cosa stesse succedendo nella zona di Bruto per via della confusione, considerò la battaglia persa e si risolse a farsi togliere la vita da un suo serviente. Per la causa dei cesaricidi non avrebbe potuto verificarsi sciagura più grande. Cassio infatti era un generale di gran lunga più risoluto e rispettato rispetto a Bruto, e la sua assenza avrebbe compromesso l'esito della campagna.
La battaglia, d'altro canto, non solo non era persa, ma le truppe di Bruto stavano saccheggiando l'accampamento di Ottaviano, che si era ritirato disorganizzatamente, e le perdite nel campo cesariano erano state maggiori di quelle nel campo dei cesaricidi. I primi avevano perso circa 16.000 uomini, mentre i secondi solo 8.000. A peggiorare le cose per i cesariani, la loro flotta, trasportante 2 legioni di rinforzo e di preziosi rifornimenti, fu sconfitta e affondata da quella dei cesaricidi proprio nei giorni della battaglia di Filippi. La situazione per i triumviri risultava dunque disperata. L'esercito di Bruto poteva infatti contare su una via di rifornimento sicura che attraverso la via Ignazia ed il porto di Neapolis gli garantiva i rifornimenti via mare, mentre i cesariani potevano a questo punto contare solo sui magri rifornimenti che provenivano dalla Grecia, e il loro esercito cominciò ben presto a soffrire la carestia. Antonio doveva agire velocemente e lo sapeva. Così ordinò alle truppe di Ottaviano di tentare di minacciare le linee di rifornimento dell'esercito di Bruto, disponendosi ad occupare e fortificare alcune postazioni a sud dell'accampamento di quest'ultimo, postazioni pericolosamente vicine alla via Ignazia. Bruto dal canto suo rispose costruendo delle controfortificazioni, ma nel farlo allungò le linee del proprio esercito, che meno numeroso veniva così impegnato su un fronte più ampio. Antonio cercò in tutti i modi di provocare l'esercito avversario allo scontro. Alla fine lo scarso carisma di Bruto non riuscì a frenare il desiderio di combattere dei suoi uomini, che il 23 ottobre accettarono di dare battaglia contro i cesariani. La battaglia iniziò cruenta, ma Antonio sfruttò il maggior numero dei suoi soldati ed allungò il fronte sulla sua destra, costringendo l'esercito di Bruto ad allungare le sue linee per non venire accerchiato. Fu a questo punto che Antonio ordinò la carica della sua cavalleria al centro, laddove si era creato un varco tra il centro e l'ala sinistra dei cesaricidi. La tattica funzionò e l'esercito di Bruto si trovò ben presto a mal partito e costretto ad una rovinosa ritirata. Bruto riuscì miracolosamente a sfuggire con 4 legioni, ma constatata l'impossibilità di continuare la lotta contro i triumviri, si tolse la vita pochi giorni dopo. I principali contendenti al potere dei triumviri erano stati sconfitti. Sembrava aprirsi per la romanità un periodo di pace, che sarebbe durato fino a che gli stessi triumviri non avrebbero deciso di sfidarsi per ottenere il potere supremo sulla romanità.